Possiamo permetterci il ristorante. Ciao Fedez. È una delle città fantasma che ci sono nel mondo. La fermata di Famagosta di Milano. A Cordoba. Hanno abbandonato tutte le loro case. Guardiamola la mappa perché ci si può perdere. This is the insurance. E se ti ferma la polizia lo devi far vedere? Ascolta, ma sto basilico me lo fai potare o no? No. Non vedi che non bisogna fargli travaso anche? No, facciamo il pesto. Non ha più nutrimenti, che pesto fai? Lì, erba secca fai. Sta benissimo, guardalo che carino. Lo farò io. Che campi gialli. Tutto giallo. Don't know how I can explain. 하루 종일 네 생각에 간절해 낯설어. 나 왜 이런 걸까? Questi prati sono gentilmente offerti dalla Stabilo Boss. 널 사랑하나 봐. 이제는 더 이상은 숨길 수 없잖아. 내일 더 아껴줄 거야. 안아줄 거야. We're meant to be, you can't deny. Fare benzina, il primo benzinaio che abbiamo trovato da chilometri è questo, Petrol Market. Ci tocca andare avanti e girare. Ma che paese? Oh, c'è un bel piazzale. Adesso Ne yaptın 45 kiloluk arı. ho capito tutto. Gelen o gelmez ha. Sapete cos'è il bello? Mi ricorda l'Italia degli anni 90. Io ero piccolino e c'era il camion che veniva a scaricare le bombole da mio padre e i distributori in mezzo ai paesi così. Adesso la passa Marina. Ho fame e adesso ti porto a mangiare in un posto bellissimo. Puoi venire? Certo. Andiamo. Possiamo permetterci il ristorante perché abbiamo appena fatto il diesel a €1 al litro. Ragazzi, non so perché, ma qua, cioè non so perché, o meglio, va bene, però costa poco qua il diesel. 33 lire. Ok, 33 lire turche, che è esattamente €1. E quando noi siamo entrati in Turchia a gennaio costava già 35 lire là. E siamo arrivati a 45 lire quando siamo usciti. E adesso qua 33. 33. Probabilmente non è tassata o arriva direttamente Non ne ho idea, ma è un paradiso. tubo da qualche parte. Ora proviamo il cibo, No, ora proviamo a riempire il bruto completamente di diesel. lo esportiamo. Porca miseria. C'è un mercatino con dei prodotti tipici che suppongo siano marmellate. Guarda, €6 un vasettino di marmellata microscopico. Anche no. E poi c'è lo sciroppo organico di Di cosa? carrube, mandorle e di melograno. Hummus, ayran. Ci prepara qualcosa da mangiare dentro lì, mentre suo figlio gioca tra i vari banchi della cucina. Mauri è in questa visuale che sembra all'aperto, invece è un cartellone. E sopra abbiamo un sacco di portafortuna. Pane col sesamo, perfetto per l'hummus. Abbiamo preso dei ravioli ai carciofi. Interessanti. Carciofi e limone. Il piatto veramente buono, è una semplicità mostruosa, non ha grassi, che sono bolliti, con il ripieno di carciofi, sapevano veramente di carciofo, e non ho fatto nient'altro che metterci sopra una specie di pecorino grattugiato, nostro più o meno, abbastanza fresco, non forte, e della menta in polvere. Buonissimi.
Ci hanno regalato 2 mandarini. Forse non siamo più abituati, abbiamo speso circa 26 euro. Ora, per i prezzi della Turchia sono alti, per i prezzi di Cipro non lo so, ma suppongo di sì. Siamo comunque sempre in un'isola, quindi magari le cose sono più care. Forse magari in Italia è nulla questo prezzo. Ah, non lo so, però tipo per la Spagna è già un po' caro. Sì, o forse è talmente aumentato l'ultimo anno che noi non ci siamo stati che non ci rendiamo Esatto, conto. non ci siamo resi conto. Boh. Siamo fermati un attimo nella costa ovest, prima di Famagosta. Le spiagge sono così, c'è un po' troppo vento. Le settimane passate si è parlato molto di Fedez, ma noi qui abbiamo il Bogaz. A Fedez, sei nullatenente, vero? Mi dispiace per te. Io ho un paese che si chiama Bogaz, questo vuol dire paese, Bogaz Koi. che mi ha dedicato anche le acque. Barbone. Bogaz. Ciao Bogaz. Ciao Fedez. È l'alba, appena sorto il sole dal mare. Siamo pronti a partire. Perché Ah, non lo si dici? sente? Lo dici sottovoce perché? Perché è stato così tranquillo sto posto, con le onde che ti cullavano di notte. È bello, è stato bello. Quindi adesso... Aspetta. E dove l'hai messa? Era qui. È tutto ritirato per partire. E quindi adesso abbiamo le magliette. Partiamo, ma dove andiamo? Andiamo in un posto... Sì, dai, glielo diciamo, tanto non penso che si sposti. No, non credo. Andiamo a vedere una città, anche lì non ci dovrebbe essere assolutamente rumore, perché è praticamente una città fantasma. È una delle città fantasma che ci sono nel mondo, ce ne sono diverse. Una è qua a Cipro e ha tutta una sua storia che vi racconterò. Benvenuti alla fermata di Famagosta di Milano, che per alcuni Famagosta è la fermata, per altri è questa città. Città qui a Cipro, Cipro del Nord, e che ha parecchie particolarità. Una delle tante che si dice la città anche delle 1000 chiese, che ce ne sono tantissime, le abbiamo viste solo arrivando qua, almeno 6 o 7. Che sono chiese bizantine, gotiche, alcune, la sua bellezza decadente. Perché decadente? Questa zona qua ha avuto nella vita, sono venuti tutti a fare le guerre qua, ok? Questo che vedete alle mie spalle è il resto di un palazzo veneziano. Adesso ci addentriamo nella parte storica, nella parte antica, vediamo di scoprire alcuni angolini particolari, anche se l'angolino alle mie spalle che spunta, non è proprio un angolino, andiamo. È impressionante come queste costruzioni che risalgono a diverse epoche siano tipo qua, vedi un arco dove qui sotto veramente il terreno era molto più basso, costruito su dei muraglioni e costruito la casa ancora sopra. È pazzesca sta cittadina, è piena di civiltà che si sovrappongono l'una all'altra come quasi tutte le grosse città, ma qui si nota proprio.
Ragazzi, Famagosta, grande città di scambi internazionali. Era una città ricchissima, il suo momento di splendore nel 1200-1300, giù di lì, dove c'erano praticamente stabiliti qua, a Famagosta, Giù di lì. giù di lì. In quegli anni lì, i più grandi mercanti del mondo si erano stabiliti qua, perché tutti i commerci di seta, oro e spezie con l'Oriente passavano da Cipro, quindi da questo porto di Famagosta. Poi, se non lo sai, nel 1571 per l'esattezza, Sì. hanno fatto un culo così, nel senso che sono arrivati i turchi e gli hanno detto ai genovesi: andate, ai veneziani, andate. Hanno avuto 10 mesi di lotte, si sono massacrati per 10 mesi, dopodiché i genovesi e i veneziani si sono arresi e hanno detto ok, va bene, facciamo pace, ma non gliene è fregato niente. I turchi, nonostante avessero vinto la guerra, hanno anche massacrato gli eserciti nemici che si erano arresi. Ragazzi, poi sono successe altre cose, ma ve le raccontiamo dopo per evitare di tediarvi e di annoiarvi. Ma ha una caratteristica. Sì, come dicevi prima, questa città dicono che abbia 100 chiese, oppure dicono anche che abbia una chiesa per ogni giorno dell'anno. Secondo Fatto me- sta che ne sono rimaste decadenti e da ristrutturare un'infinità. Decadenti, quelle che abbiamo visto non direi. No, qualcuna è già stata ristrutturata, ma tra le 100, 200, 300 che ci sono in giro si potrebbero ammirare dei bastioni, dei grossi bastioni che ha questa città ancora ben tenuti. Adesso io andrei a visitare una delle più grosse e più imponenti e più incredibili di queste chiese rimaste a metà. Ragazzi, avete visto questa cattedrale impressionante, gotica ovviamente, però c'è una differenza, avete visto anche il minareto. Questa era una cattedrale che si chiamava San Nicola e ad oggi invece è una chiesa musulmana che si chiama Ala Pasha Mustafa Moschea, quindi è una moschea a tutti gli effetti. Non è la prima volta fra i nostri giri che vediamo chiese musulmane trasformate in cristiane o chiese cristiane trasformate in musulmane. Nell'arco degli anni anche in Marocco abbiamo visto addirittura chiese cristiane con all'interno delle tipiche strutture a colonne musulmane. Anche in Spagna c'è, Anche in Spagna c'è, è vero. a Cordoba. Ovviamente sono stati tolti tutti i simboli cristiani, gli altari in fondo, gli affreschi, non c'è assolutamente più nulla che ricordi una chiesa. Addirittura il pavimento è stato coperto, proprio perché ci saranno probabilmente nel marmo le effigie o le croci con dei tappeti proprio per le preghiere. Addirittura in fondo si vede la parte dell'altare dove c'è il palcoscenico del prete, che è vuoto completamente, però ovviamente la struttura ricorda le nostre chiese. Un altro punto importante della città è questa chiesa ortodossa, crollata ovviamente, però si vedono ancora le mura perimetrali, è un parte delle strutture, risalente al 1360, tanta roba vecchia. Una piccola colonna centrale, ma una cosa che voglio farvi vedere, vieni, che neanche Marina l'ha ancora vista. Alle mie spalle, in alto a destra, sotto quella parete lì, c'è il simbolo di un disegno di Gesù in croce con due puttini ai lati, È vero, che si vede ancora. ora mi avvicino. Eventualmente, se non si riesce, magari col contrasto ve lo faccio vedere.
Siamo un po' in stile urbex, eh? Qua si entra dappertutto, non ci sono guardiani, non si paga. Da un lato è positivo, dall'altro probabilmente va molto in rovina prima del previsto. In questo caso invece questi affreschi sono state prese a pietrate. Vediamo. Ah, cavoli. Qua si nota che era una chiesa ortodossa per il tipo di disegni. Ah già, giusto. Soffitto di legno, paglia e midollino. Sarà resistente? Sei qua. Beh, io uscirei intanto. Sì. Qua ci sono viette con caffè e pensioni in ristrutturazione. Guarda che bei limoni. Siamo arrivati a Varosha. La città fantasma della quale tra poco vi parleremo. Oh già. Benvenuti in questa città fantasma. Come avete visto dalle immagini c'è ben poco di nuovo, anzi. È tutto fermo al 1974, come avete visto è completamente deserta, completamente in decadimento. Ma vi spieghiamo il perché. Nel 1974 c'è stata l'invasione da parte della Turchia su Cipro e quest'area particolare, tutta la parte del nord, ha fatto sì che la popolazione scappasse verso sud. Questa parte della città di Famagosta, che è praticamente la zona delle spiagge di Famagosta, era abitata da greci ciprioti, quindi quando sono arrivati i turchi. Era una città comunque turistica, quindi ci sono un casino di hotel, un casino di attività, souvenir, classiche di una città, però ferma agli anni 70. Questa città si stava sviluppando tantissimo negli anni 60, infatti era un posto di punta del turismo della zona. Di lusso. E oggi è controllato dalla polizia che lancia dei grossi fischi a chi si avventura nelle zone transennate, perché è tutta completamente chiusa. Tu puoi vedere com'era, ormai tutte le strutture sono in decadimento, quindi pericolose e quindi non più accessibili. Però si vede che è ferma agli anni 70. Per chi è stato a Cuba un po' la ricorda. Sì, di un posto che si è fermato a decenni fa, in questo caso esattamente 50 anni fa. E non ci si spiega il per quale motivo non utilizzino questa zona, la ristrutturino. Invece sembra ormai diventato un museo a cielo aperto. Quando i greci ciprioti sono dovuti fuggire a sud, hanno abbandonato tutte le loro case, tutti i loro averi, così come erano, sperando di poter far ritorno in breve alle loro case, mentre invece così non è stato, quindi durante gli anni e decenni tutto è andato in decadimento e probabilmente sarebbe una spesa enorme recuperarla. Non esistono neanche più dei proprietari di queste case, ormai è zona turca. Oltretutto è, come abbiamo detto, chiusa per la notte, quindi militare questa zona. Hanno lasciato, ma è stata secondo me anche negli anni deturpata,
o saccheggiata, perché si vedono magari, che ne so, le tende dietro alcune finestre, si vedono i banconi del bar, però tutte quelle che erano comunque minuterie, secondo me sono state portate via. Non c'è tutte mobilio, immediato. non si vede niente dalle finestre. Quello che stiamo vedendo noi, poi magari qualcosa in giro magari ci sarà ancora. Oggi si può entrare solo a piedi, si possono affittare delle biciclette, cosa che abbiamo fatto noi. Vabbè, va bene per i bambini quelle biciclette lì. È vietato portare le proprie biciclette, non è che noi siamo impazziti, Esatto. abbiamo dovuto obbligatoriamente affittare a 30 lire, quindi meno di €1, una bicicletta. Adesso noi proseguiamo il giro, faremo alcune riprese di quello che era questa città. Anche perché io vorrei arrivare fino alla spiaggia, perché dicono che ci sono delle spiagge meravigliose di sabbia fine, dove appunto si era sviluppato intorno una serie di hotel e di attività rivolte al turismo che sono ancora aperte, non gli hotel, è la spiaggia. Ogni tanto guardiamola la mappa perché ci si può perdere. Poi chiediamo a qualcuno qua, dai. Che chiedi a? I lampioni li ha messi adesso comunque. Ora cerchiamo di andare nella zona dei palazzi. Ad oggi hanno creato tutto un percorso ciclabile per chi entra ed affitta le biciclette e la strada laterale viene utilizzata dai kart o dalle macchine dei militari che presidiano tutta la zona. Tutto il resto non è accessibile, ci sono limiti e stop dappertutto. Ragazzi, siamo arrivati alla spiaggia, che avete visto adesso nelle immagini. Qua alle nostre spalle è un necomostro. Ce ne sono quanti esattamente? Almeno 33 hotel lungo la riva che sono tutti più o meno uguali, molti piani. Sì, c'è solo la struttura è completamente smontata. Qualcuno ha ancora qualche finestra, ma penso che l'abbiano proprio svuotati. Non so se sono stati depredati oppure se, che ne so, gli hanno dato la possibilità di smontare e portarsi via i materiali. No. Immaginatevi una Rimini, una Riccione, una di quelle città liguri, Sanremo, che ne so, vuota, con tutti i palazzi affacciati sulla spiaggia, ma completamente vuota. Invece da questo lato possiamo dire che c'è più gente di Rimini e Riccione tutti insieme. Sì. Il giro è finito qua. Molte vie non si possono più fare perché ovviamente è pericolante. Vi lasciamo con queste immagini di questa palazzina qui dietro che assomiglia a tante di quelle case che incontriamo nei paesi vercellesi, mezzi abbandonati, tipo Livorno Ferraris. Bene ragazzi, la visita è finita e Marina stava andando fuori di testa, iniziando a raccontare che, perché molte zone non si possono vedere di questa città, le hanno chiuse. E lei dice, secondo me le hanno chiuse perché lì ci nascondono quelli che fanno la protezione dei testimoni, il programma protezione dei testimoni. Sarebbe un posto perfetto, alla fine lì non li trova nessuno, potrebbero avere una nuova vita, ci sono attività, palazzi, strutture, negozi e tutti lontani dall'ingresso principale che consentono a noi. In effetti è una cosa strana, non ho capito per quale motivo, però realmente sui palazzi più alti si vedevano garrette, cannocchiali, c'erano tanti posti di blocco interno, delle piccole garrette diciamo così, dell'ONU proprio scritto UN con la bandiera sopra azzurra. Mi fa veramente strano perché sembra una zona militarizzata quando dovrebbe essere una città vuota, quindi chissà chi c'è lì. Vi lasciamo con questo segreto e adesso proseguiamo, andiamoci per il sud, uno perché dobbiamo fare 2 o 3 commissioni, poi perché finalmente funzionerà forse il nostro telefono, vediamo, e siccome siamo sconnessi dal mondo da un po' è meglio che ci colleghiamo perché dobbiamo fare delle pratiche e dobbiamo fare delle cose. Adesso non state lì a guardare, state lì a chiedere, non state lì a pipì cia cia. Dai, sì, Lega, andiamo!
bene, non sono molto chiari. 80 seconda linea. Dove? Seconda linea. E qual è seconda linea? Tu lo sai? No. Prima dogana ci chiedono i passaporti e ce li restituiscono senza dire nulla del veicolo. Noi chiediamo cosa dobbiamo fare per il veicolo e lui dice no, not here, non qui. E dico vabbè, ma avevamo un foglio che sappiamo dobbiamo restituire. Dice no, quando torni indietro, anche se sono più di 30 giorni non importa. Staremo a Totale, vedere. adesso c'è un'altra dogana comunque, quindi magari ce lo ritirano loro. Il problema è che non ci passiamo. No, non lo so, perché 2,80 metri devi stare sulla destra. Bene, allora la sinistra è chiusa, stiamo dietro le macchine. Siamo sulla destra. Vediamo. Sorry? La carta verde, Mauri. E quella lì, gliel'ho data. Questa, l'Allianz di Italia, no? Questa. Hello. Hello. Okay. Yes. This is the insurance. What do you have there? Battery. Ah, that's it. Battery. No, it's bicycle, ne? Bicycle. Ne, bicycle. Gli ho detto di andare insieme a lui, ma non sappiamo dove è andata. Tempo di mettersi le scarpe ed è sparita. Comunque, riepilogando, ci hanno fatto mettere una corsia di sinistra, che è l'unica dove si può passare se hai un mezzo più alto di 2,80 metri. Tutte quelle di destra sono solo per le auto. Quindi abbiamo questa corsia preferenziale e ci stanno controllando i documenti subito. Mi ha detto non perdere questo foglio, perché se ti ferma la polizia lo devi far vedere per riportarsi nel mezzo. Se lo perdi vai subito a un check control, fai una foto e gli fai vedere. Torna su questa dogana che è meglio. Ce ne sarebbe un'altra, ma hanno detto è meglio questa. Siamo di nuovo in Grecia! E vai! Via! Ma questo possiamo considerarlo un nuovo paese? No. O no? No, è sempre Cipro ed è sempre Grecia, quindi è un mix tra i due. Però ha una bandiera diversa. Ma sì, ma è sempre quella di Cipro però. Vabbè, E tra l'altro si guida sempre a sinistra. infatti. Vabbè. Bruto è in mezzo ad altri 2 camper di tedeschi e facciamo 2 passi per scoprire questa zona. Ho trovato il mio posto, quello che fa per me, insomma, a capanna sull'acqua. Vedete che bello? C'è questa struttura che è un diving, ovviamente chiuso in questo momento, ma proprio rustico, fatto con 4 assi. Bellissimo. Ah, ragazzi, finalmente i pantaloni. Siamo arrivati a... non lo so. La spiaggia principale è di Protaras, ma noi siamo un po' più a sud. Vabbè, siamo un pochino più a sud di Protarast, che non è da non confondere con prostata o proctoring. Dai! È molto molto naturale, ovviamente siamo già in Grecia e ci ricorda un pochino la Grecia di 15 anni fa almeno. Quelle calette molto semplici, molto rustiche. Bello, bel posto. Wow! Gli scarponi l'hanno arredato. C'è una doccia, bagni con carta igienica, la wifi, altro? Non male questa caletta, ragazzi.
Tutta la caletta ha di fianco una strada sterrata per fare trekking o bicicletta. Adesso la percorro perché in fondo ho visto una chiesetta. Questa forma la conoscete, no? Delle clave. No, le racchette da tennis. Dentro caldo. Perché appena arrivati in Grecia è tipico Grigliare pesce. Ma Giusto. ragazzi, potremmo anche prendere i calamari la prossima volta. calamari alla griglia. Sì. Wow, buonissimi. Ci abbiamo un ospite lì dietro. Gatto, se rimani qua dopo fai la festa, veramente. Proprio il capodanno per te. Si vede anche nei cartoni animati che si mangiano le lische i gatti. Questo gatto ha un occhio un po' zifulo, però ha fame. Bene, Bicchiere di vino? vado. Siamo in due che aspettiamo quello. Però tu devi aspettare un pochino più di me. Vuoi il pescetto? Miau. Vuoi il pesce o no? Sì? E dopo? Coroniamo un sogno! Che dura vita, eh? Sì. Che buono sto vino greco. È il moscofilero, quello che abbiamo comprato a Nemea. Ah, ecco perché. Se non vi ricordate quando, mettiamo qua il link della puntata. Pensavo che era uno di quelli che avevamo comprato adesso al supermercato da provare. Ecco perché è buono. Qui si inizia già l'insalatina e vespe incluse. Ok, buon appetito. Buongiorno. Il mio amore mi ha preparato un caffè splendido questa mattina, visto che ormai sono mesi che non prendo più il caffè perché ne avevo estremamente bisogno. E ti lamenti anche che non è abbastanza dolce. Ci ho messo un cucchiaino, Ho messo solo un cucchiaino di zucchero. ma c'è una cofana di roba. Abbiamo bisogno di cariche oggi perché andiamo a fare un giro in bicicletta, quindi ci vuole energia, ovo maltina, tanta voglia di pedalare. Andiamo a vedere la Jungle Turtles Beach, Non c'entra la giungla. la Turtles Beach. Bravo. Si spera. Ragazzi, che figata di posto! Stiamo facendo tutta la costiera che non pensavamo fosse fattibile perché dalla mappa non sembrava. Ciao gatto! Il nostro amico gatto c'è sempre. E stiamo vedendo una caletta dietro l'altra, ma bellissime, ben tenute, pulito. Deve essere un posto abbastanza turistico questo qua, con soldini. Infatti dietro ci sono dei resort dell'Ostia, però adesso che non c'è nessuno, ragazzi, una pace divina. Oltretutto ci saranno quanto? 22-23 gradi? Con sì. un leggero venticello si sta da Dio. Quindi continuiamo per la Turtle Beach e vediamo cosa troviamo. Il problema è che adesso Maria non può più riprendere perché gli si è rotto il freno e con una mano mi sa che si va a ammazzare. Quindi, Esatto. riprendiamo quando siamo arrivati là. Va? Ah, ma ci sei anche tu? Qua c'è un cartello con scritto vietato l'ingresso ovviamente, ma vietate anche le foto. Quindi c'è qualche famoso, non lo so. Ma dove? Nella villa? Qua sopra, questo bianco. Ah, beh, guarda che villone. Aspetta ragazzi, faccio uno zoom. Guardate che villone. Ed è praticamente davanti al mare, no? C'è la sua spiaggia. Comunque queste spiagge pubbliche hanno tutti torre di vedetta, tutte uguali che ha fatto il comune, e i bagni pubblici e la wifi. C'è una villa che è spettacolare, è stranissima, perché è tutta cristallata, tu vedi dentro completamente. Beh, adesso tutti i mobili sono coperti da dei teli bianchi, ma sono quelle finestre che con l'elettricità diventano scure. Quindi è la tua privacy. Se riesci a zoomare, chissà se si vede. Io non so come fai qui ad avere la privacy, ma ragazzi, per ora di privacy non ce n'è, i vetri non sono scuri. Si vede la cucina, il salotto, le scale che salgono, ovviamente bagni, docce, quelle no. Però c'è una pellicola sui vetri che con l'elettricità si scuriscono. Ciao poveri! Anche le altre ville, quelle un po' più, diciamo, datate o di altra architettura, sono comunque super lusso qua. Qua la povertà proprio, ci sentiamo proprio poveri noi, ecco, perché ci sono ville
Passeggiate in legno su tutta la costa, un mare stupendo ovviamente, ma cosa dire di più? Che... Hai fame? Sì. No ragazzi, qua veramente si annusano i soldi, Danè chi? Danè. E noi abbiamo portato Brutto dove? Davanti alle loro ville, prima o poi ci cacciano. Andiamo, va. Questa è bellissima perché non è la solita caletta rocciosa della Grecia, però non è Turtles Bay. L'abbiamo mancata. Perché? Era quella prima, dove ci siamo fermati prima, Ah. è tutta rocciosa. Ma scusa, le tartarughe si fanno scavare la roccia adesso. No, però nuotano lì, probabilmente è più riparata, ci sono meno onde e meno gente. Invece qua, guarda, quanti ombrelloni pronti per essere messi quest'estate. Quindi Turtle Bay e là dietro. C'è un sacco di turismo qua, anche adesso che ancora non è neanche primavera. Inglesi e russi già sputandati e smanicati. Grande rispetto per questa pazza. Abbiamo trovato questo cartello qua a Cipro Sud, che è la parte greca, che fa un po' di sensibilizzazione sulla questione rifiuti di plastica, dicendo che il Mar Mediterraneo è uno dei punti che ha la più alta concentrazione di rifiuti di plastica del mondo. E qua sulle spiagge di Cipro dicono che l'80% della spazzatura che si raccoglie è plastica. Noi in effetti in Cipro Nord abbiamo trovato tantissima spazzatura che abbiamo già raccolto, qua in Cipro Sud ancora no, ma sappiamo che a breve dovremo pulire qualche spiaggia, lo sappiamo, perché la sensibilizzazione è un inizio ma non basta. Le alternative sono scegliere contenitori di differente materiale, non plastica possibilmente, riutilizzare le proprie bottiglie e riempirle e poi non utilizzare cose innecessarie come qua dice per esempio le cannucce o imballi ulteriori. L'ultima cosa ovviamente è usare i cestini. Anche il cervello aggiungerei. Abbiamo voluto dirlo perché abbiamo trovato questo cartello giusto sulla strada pedonale qua in Cipro Sud e perché siamo appena arrivati e per ora abbiamo trovato abbastanza pulito. Ciao! Tanto dopo è tutta salita e lui ancora non lo sa. Ragazzi, è una cosa incredibile, a parte i lavori sottofondo che stanno ristrutturando qualsiasi cosa, siamo qui a Vressiana, che non è un paese, ma è la zona dove si è sviluppato questa cosa turistica, attorno a queste spiagge belle. Noi stiamo cercando un ciclista per stringere due viti. Del mio freno. Del freno di Marina, non c'è, tutto chiuso, ma non c'è proprio. Non solo hotel, ristoranti e qualche negozio tipo souvenir. Un'informazione che vi do per chi sta cercando lavoro: ogni locale ha fuori cercasi personale col numero di telefono sotto. Sono momentaneamente chiusi, ma sicuramente se uno viene qua a farsi una settimana il giro di tutti i locali e a prendersi nota e telefona, qua il lavoro per l'estate sicuramente lo trova. Sono andati via tutti, ma porca, guarda che uccellini. C'erano tanti uccellini piccoli, mi sentivo a casa. Sono andati via. Io invece stavo guardando le margherite, i fiori gialli, guarda. Ma che ci siamo fumati? Non vale più lungo queste cose. So, perché ce l'ho tanto. Palla da selfie, stupido. Vabbè dai, tu non ti metti mai in posa per le foto. Ma che fai? C'è scritto Apostolo Andrea, per telefono comunicare a. Probabilmente c'è ancora qualche apostolo vivo.